Salve a tutti. Oggi ho deciso di iniziare a costruirmi un indicatore di filetti perché il mio tornio ne è sprovvisto e andiamo a vedere. L'indicatore chiaramente vorrei posizionarlo sul lato di questo grembiale che fortunatamente è anche in squadro, quindi non importa che stiamo a fare delle basi inclinate e cose strane. La sua ruota dovrà accoppiarsi a questa barra filettata. Questa però è una madrevite un po' strana perché è una barra trapezia e sinistra, fra l'altro, è sinistrosa. E comprare un maschio per ripetere questo filetto mi costerebbe un tot, si parla di 200 euro o giù di lì, perché sono tutti utensili professionali e noi cerchiamo di farne uno in economia, tanto poi devi fare questo filetto e buono lì, insomma, e andiamo a farlo. Allora mi sono già procurato diverse cosettine che mi serviranno, naturalmente la barra di bronzo per fare la rotellina con la gola filettata e che va a prendere la barra trapezia. Chiaramente bisogna fare il filetto trapezoidale, quindi dovrò cercare di crearmi un maschio da poter raschiare questo bronzo. Io ho già preparato questa barrettina con il pezzo qui. La mia barra è un 24 e ho riprodotto qui il 24 su questo perno e dopo qui cercheremo di fargli un filetto trapezoidale sinistro di 24. Ho già preparato anche qui una piccola sede di dove andrà montata la rotellina e la ruota a gola scanalata e dopo chiaramente andiamo poi a tornire anche la parte dietro in base alle necessitudini. Ho già fatto anche questo perno qui con già da far ruotare la rotellina dentro una volta creata, che ha un interno di 15 e per estensione di 16 mm, così va a brancare bene la madrevite, perché la madrevite c'è una scanalatura gola che devo saltare, quindi vuole abbastanza spessa vuole. E andiamo avanti. E con una barra da taglio HSS ho già fatto l'utensile praticamente che si incastra perfettamente nella barra trapezoidale e è un 30 gradi praticamente, quindi si per lato con la punta piatta adatta a quel tipo di barre. Ecco, adesso dobbiamo solo calcolare, siccome che questa barra si incastra non solo la punta, ma si incastra anche, essendo un filetto trapezoidale, pochissimo gioco, e si incastra anche la codina sotto dell'utensile. Noi dobbiamo cercare di ricreare la stessa gradazione che può avere una barra con passo di 3 e dobbiamo calcolarla praticamente. Dobbiamo. Allora, facciamo così. Allora, noi dobbiamo riprodurre sulla carta l'inclinazione della barra trapezoidale per calcolare la sua inclinazione effettiva in gradi e siccome che se lo sviluppo qui sulla barra è 24, se la sviluppo sul 24 farei fatica a misurare e la moltiplico per 5, tanto per dire, quindi facciamo 24 per 5 uguale 120, andiamo a fare un 120, quindi andiamo a fare, che sarebbe qui, facciamo l'asse squadrato verticale che diventa così, siccome l'abbiamo moltiplicato per 5 adesso facciamo lo spostamento laterale, siccome che è un passo 3 noi però dobbiamo considerare solo la facciata dei 180 gradi, quindi diventa 1,5 per 5 moltiplicato 5 volte come questo diventa 7,5. Andiamo a fare un segno qui 7,5 e siamo qua praticamente. Ecco, quella è l'inclinazione della nostra barra
trapezoidale. Adesso prendiamo il misuratore di gradi, prendiamo, lo mettiamo in squadro qui, noi siamo esattamente qui e andiamo a posizionarci qui. Ecco, vediamo benissimo che sono 3 gradi e mezzo praticamente, quindi noi dobbiamo rispettare 3 gradi e mezzo per riuscire a entrare nella gola perfettamente senza che la coda dell'utensile raschi il filetto. Ecco, abbiamo già dato la gradazione più o meno, chiaramente, a quella barra qui di taglio e adesso possiamo già inclinare dalla parte giusta naturalmente, 3 gradi e mezzo, e adesso possiamo andare a cominciare a fare il filetto su quel pezzo di ferro di tondo là, che dopo poi che diventerà un maschio praticamente. E andiamo. Purtroppo ho già visto che la contropunta rotante non ci sta, dovrò usare quella fissa, dovrò usare. E ecco, abbiamo finito il filetto praticamente, abbiamo affondato leggermente di più. Ecco, adesso siamo pronti per fare le scanalature di taglio praticamente. Usiamo una fresa qui, attorno al trapano, usiamo, che dopo poi andremo a ripulire con la mola, con il filatore praticamente. Siccome che questo filetto è sinistro, dopo lo ruoteremo per naturalezza dalla parte sinistra, quindi l'utensile l'abbiamo messo tutto dalla parte superiore invece che dalla parte bassa.
facciamo l'ultima passata. Bene, abbiamo già fatto 5 gole, per cui 5 taglienti, 5 fili di taglienti. Adesso andiamo a ripulirlo un po'. Ho rimesso sull'utensile, il pezzo non è stato spostato, quindi è tutto come prima. Andiamo a dare in pulitina ai filetti. Ok. Ecco, sono belli puliti. Adesso diamo addirittura una tornetta esterna perché l'avevo lasciato un qualche centesimo più larga, in contromarcia praticamente, di così diventa bella, la punta bella affilata diventa. Ecco, per fare la pulizia uso un utensile da taglio, rovesciato chiaramente, e andiamo a dargli una pulita, andiamo a dargli contromano. Ci diamo quello che avevo lasciato in più praticamente, quindi 6 centesimi, ecco così. Perfetto. Adesso abbiamo un tagliente veramente tagliente. Ottimo. Non ci resta che dargli una bella temperata e poi usarlo. E avanti. Ed è giunta l'ora della ruota senza fine a gola e cominciamo a lavorarla.
siamo praticamente a zero. Dunque abbiamo due perni, uno deve stringere e uno invece deve ruotare perché dobbiamo usarlo. Ecco, questo qui siamo al limite della rotazione, ok, e questo invece deve stringere un po' perché sarà quello definitivo che prende la ruota scanalata. Allora, siccome che il maschio non ha una punta vera e propria, ma è trapezoidale, quindi ha una punta piatta, dopo non riuscirà mai a trascinarsi dietro questo qui. Punterà, non sarà praticamente in fase. E allora bisogna farci prima una gola, chiaramente, che è pari al nocciolo delle madrevite. Quindi la madrevite è 24, il nocciolo è 21 praticamente, con filetto di profondità 1,5, 1,5. E poi dovremo farci una prima sorta di filettatura in modo che questo possa trascinarselo e andare ad intersecarsi perfettamente negli spazi giusti. Ecco. E cominciamo prima a fare la mezzaluna. Perfetto, siamo sui 20 come gola, sui 20 mm e mezzo, meglio un po' di più, che dopo poi quando devo ripulirlo abbiamo il materiale necessario. Adesso è giunto l'ora di fare il prefiletto, quindi il prefiletto va fatto inclinato come la madrevite, quindi 3 gradi e mezzo praticamente. Andiamo a mettere 3 gradi e mezzo qui, andiamo a mettere. Adesso siamo perfettamente 3 gradi e mezzo e adesso mettiamo sull'utensile, che è questo qui, che l'ho appena creato, lo metto sul trapano, che chiaramente quando trovo il calibro, ecco, adesso ho trovato il calibro, ho creato questo utensile sempre inclinato di 30 gradi, che va a copiare esattamente il nostro filetto trapezoidale, e gli ho dato appena una curvatina per arrivare al diametro preposto che interessa a noi, e adesso lo mettiamo sul trapano.
Abbiamo fatto già tutti i denti, così che il maschio possa ingranarsi in fase. Adesso diamo una pulitina generale e poi cominciamo a maschiare per farlo diventare evolvente. E abbiamo già messo solo sulla torretta quel piastrino che avevamo visto all'inizio. Questo è il suo notolino che va dentro, che ci passa appena appena e dovrebbe farlo ruotare. Adesso ci diamo un attimo di grasso. Ci diamo. Ecco così, questo va montato da sotto. Ottimo. Adesso lo lega perché è molto preciso e il grasso lo lega, ma appena si scalda poi il grasso diventa più fluido e scorre meglio. Ok. Ottimo, il settraggio dell'altezza l'abbiamo già fatta. Adesso mettiamo su il nostro maschione. Un bel maschione. Ecco, adesso l'abbiamo pareggiato, l'abbiamo centrato bene. Andiamo sulla trasina. Sì, sembra che andiamo abbastanza bene, sembra. E la ruota è praticamente finita. Adesso gli diamo una pulitina, gli diamo. Ecco, questa è la ruota finita praticamente, è un 30 denti che si adatta a tutti i multipli dei filetti metrici, meno che l'1,75 che dovrà calcolarlo di volta in volta, che sono 7 denti per volta, ma è l'unico, tutti gli altri sono multipli, quindi sono ripetibili sul giro praticamente. Molto bella. Andiamo a vedere se si ingrana, andiamo a vedere. Ruota alla perfezione, ruota. Gioco praticamente nullo. Anche se sforzo non gira. Quindi direi che sia perfetta, direi. Abbiamo fatto un buon lavoro,
Abbiamo già iniziato a fare il grezzo. Qui ci andrà sotto il cuscinetto, la sede del cuscinetto e poi le rotelline. Abbiamo già invasato un pochino la punta perché così va a invadere meno la madrevite. Dall'altra parte ci andrà un altro cuscinetto e l'indicatore. E adesso andiamo a rifinire bene, a fare le sede dei cuscinetti e rifinire bene il pezzo. Abbiamo già fatto la sede del cuscinetto e dopo qui ci va la rotelline praticamente, che va sospesi chiaramente del suo perno. E dopo poi facciamo la fresatura qui per scoprire solo un lato di dentini. Abbiamo già fatto la sede del cuscinetto, col cuscinetto anche dall'altra parte. Qui ci verrà l'indicatore, ci verrà con tutti i suoi segnetti. E stiamo già facendo il perno centrale dell'indicatore, quello che poi trascina sia la rotellina che l'indicatore. E andiamo avanti. Perfetto, abbiamo un paio di centesimi in più e siamo a posto. Facciamo una prima prova di montaggio. Facciamo. Adesso stringiamo poi bene tutto quando sarà ora, stringiamo bene. Adesso infiliamo questo di qua. Che verrà così. E poi ci verrà questo qui messo così. E abbiamo già iniziato a fare la scanalatura per liberare i denti della ruota e andiamo avanti. Adesso dobbiamo fare una fresatura qui, dove passa il calter, perché il calter è molto comodo, non voglio toglierlo. E affondiamo fin tanto che c'è materiale e senza scoprire il foro che potrebbero entrare dei truccioli, quindi dobbiamo mantenere il pezzo chiuso. Adesso abbiamo già fatto
il centraggio, abbiamo già fatto, e adesso mettiamo sulla presa. Stiamo preparando il supporto di fissaggio e adesso facciamo altre lavorazioni. Adesso dobbiamo fare una gola qui, una piccola gola, una piccola sede per poter ancorarci e avere il centraggio perfetto del bussolotto dell'indicatore. E siccome che il bussolotto, il cono là è un 37 mm, anche qua dobbiamo riprodurre 37 mm da andare a fare la gola precisa. Adesso ho già messo questo io. Lì siamo. Lì. E siamo a 37. Abbiamo finito di fare le gole, abbiamo fatto la gola qui per il calter, e il calter copri a madrevite, e anche la gola qui che è la gola rotonda di accoppiamento, che adesso qui dobbiamo fissarlo con due bulloncini qua, e per fissarlo poi al tornio. Questo qui ho dovuto farlo così perché mi serve un po' di distanza, adesso vi faccio vedere. Ecco, avendo quei due registri qui, io per forza devo, che sono più o meno 1 centimetro, devo stare sopra questi qui per poter avere spazio di regolazione, e per quello ho fatto il piastrino là di spessoramento che fa anche da supporto, che così mi sposta quel tanto che mi serve per non disturbare niente e per non togliere niente, insomma. E abbiamo finito anche il supporto, abbiamo già fatto i filettini, e ci mettiamo due viti qua di 6, due bulloni, bulloncini, brugola, mettiamolo qui. Chiaramente qua, avendo la conca, si autocentra.
E dopo abbiamo il fissaggio da questa parte, che ci metteremo poi un dadino qui. Abbiamo iniziato a fare il piattellino di riferimento, quello che ci andrà poi segnato, fatto tutti i segnetti, e andiamo avanti. Abbiamo filato la punta esattamente come la base della vite, svasata. Ho messo su un utensile da filetti che c'è una bella punta puntita. Adesso posso anche già cominciare a fare le linette. 1, 2, 3, 4. Ok. Giriamo, facciamo 6 posizioni, praticamente facciamo 1, 2, 3, 4. Uno, due, tre, quattro. E siamo pronti per la punzonatura con la mia guida che ho già usato altre volte, una guida di 8 che ci vanno i punzoni di 8 mm praticamente. Ho già fatto l'accosto qua, adesso vediamo, ho già fatto l'accosto preciso praticamente, esatto, se praticamente va accoppiato alla perfezione. E cominciamo a fare la punzonatura. Abbiamo già fatto anche il centraggio, abbiamo già fatto. Siamo lì, praticamente centrati, quindi siamo praticamente pronti per usare il primo punzone. Ecco, abbiamo trovato il martello, abbiamo trovato, non ci resta che dargli una bottarella al punto giusto. 1, perfetto, giriamo.
dischetto è finito praticamente. Adesso ci diamo un po' di nero nelle scrittine, così si risaltano meglio, risaltano. Poi andiamo a montarlo. Ecco, l'abbiamo innerito, adesso poi andiamo a ripulirlo. Adesso andiamo a fare il segno di fede anche qui nel tubino. Uso un piccolo punto di centratura, speriamo di non rompere, speriamo. E partiamo. Ecco i numerini, adesso si vedono abbastanza bene. Abbiamo verniciato il supporto di blu cielo come il tornio. Adesso lo rimontiamo. Possiamo rimontare il nostro bel ingranaggino. Rimettiamo giù bene qui il cuscinetto. Possiamo andare a rimontare lì questo qui, che poi andrà regolato una volta che l'abbiamo copiato alle madrevite. Adesso intanto gli diamo solo un minimo tiro così. Ok, ecco qui lo vediamo finito, lo vediamo praticamente, la sua rotellina, il suo supporto. Mi sembra venuto piuttosto bene e non ci rimane che andarlo a montare. Ed eccolo montato con la sua basettina colorata come tornio, molto bello, elegante, e ha 6 numeri praticamente, che praticamente faccio quasi tutti i filetti, meno quei metrici naturalmente, meno che l'1,75 che invece bisognerà fare un'altra rotellina con 28 denti, quella esistente invece smontata adesso sopra è un 30, che si adatta a tutti i filetti. Qui c'è l'ingranamento, non so se si riesce a vedere, ecco. Quando siamo in filettatura la madrevita gira molto lenta, quindi di conseguenza anche questo gira molto lentamente, quindi abbiamo tutto il tempo necessario per poter ingranare al punto giusto. Quindi praticamente quasi tutti i filetti posso ingranarli su ogni tacca, praticamente, quindi quando arrivo a qualsiasi numero io ingrano. Aspettiamo il 3 per esempio in questo caso, sta arrivando, tac, 3 l'abbiamo bloccato. E questo vale per tutte le filettature. Andiamo a farne una fisicamente. Allora, il vero vantaggio dell'indicatore
è che possiamo sganciarsi dalla madrevite naturalmente e tornare indietro e tornare a riprendere il filetto. Questo permette di poter arrivare fino quasi alla fine senza dover fare lo scanso del discarico. E soprattutto per i filetti molto corti, molto fini, andare a togliere 2 mm, magari abbiamo una facciata molto grande, non facciamo in tempo a tornare indietro, a fermarci, e dovremmo fare degli scansi di 3 mm abbondanti. Invece in questo caso si può arrivare praticamente alla fine, si può arrivare e sganciare solo alla fine, senza neanche bisogno di fare lo sgancio. Facciamo una prova. Adesso ho messo un passo 1,5, proviamo con l'1,5 a vedere cosa dice, e poi ci agganciamo. Ecco, adesso aspetto che arrivi il numerino, così mi metto in fase e aggancio. In questo caso nessuna fretta di tirare indietro, devo solamente sganciare quando arrivo al limite. Non c'è neanche bisogno di fare la goletta, perché la goletta me la fa automaticamente l'utensile, me la fa. Di volta in volta mi toglie un pochettino, quindi tranquillamente posso tornare indietro, sganciarmi, andare avanti nell'avanzamento giusto, così, e tornarmi a ragganciare quando arrivo al numero della scala. Sta arrivando, l'aggancio e siamo perfettamente in linea, siamo. Il vero vantaggio sta lì, alla fine. Io sgancio alla fine, in tranquillità, e torno indietro. In questo modo si può fare un filetto quasi totale, praticamente, senza lasciare dei 3-4 mm a vuoto. E soprattutto come dicevo prima, per i filetti piccoli, magari passo fine di 1 o ancora meno, è importante poter filettare tutto. E niente, l'indicatore è perfetto, l'indicatore, e sono contento come al solito dei miei lavori e buon indicatore a tutti. Saluti!